Anche con anni di ricerca, gli esperti non sono stati in grado di spiegare alcune parti del passato. Mi chiamo Sam e sono della IntTech. Oggi vi presento 10 misteriosi artefatti inspiegabili. Vorrei aggiungere che sul nostro canale troverai altrettanti video molto interessanti. Hi, thanks for watching InnerTech. Il meccanismo di Antikythera è un oggetto simile ad un computer, scoperto nel fondo del mare nel 1900. Il manufatto ha probabilmente 2000 anni e ha alcuni meccanismi di interblocco molto complessi. Gli archeologi hanno studiato questo strano artefatto per anni, ma non sono stati in grado di trovare alcun reale scopo per l'oggetto. Il miglior suggerimento che hanno escogitato è che si tratta di una sorta di antico computer astrologico, ma la sua complessità precede qualsiasi altra cosa da quasi 1000 anni. Chi lo ha creato e perché? Il meccanismo di Antikythera rimane un mistero inspiegabile. Il London Hammer, noto anche come manufatto londinese, è stato scoperto in Texas nel 1934 ed è un esempio di artefatto fuori luogo. Il martello sembra essere artificiale ed è fatto di ferro e legno, ma è stato trovato all'interno di una roccia che ha circa 400 milioni di anni. Allora, come cavolo ha fatto un martello a trovare la sua strada in una roccia così antica? Questa è la domanda che ha perplesso gli scienziati. Il martello di Londra e il fatto che esso precede l'umanità rimane un mistero inspiegabile. La mappa di Piri Reis è la mappa più strana e più perplessa mai trovata. La mappa è stata fatta nel 1513 dal famoso cartografo di Perry. La mappa mostra il mondo come era conosciuto all'epoca, tuttavia mostra anche un continente che non era stato ancora scoperto nel periodo. La mappa di Reis mostra il continente dell'Antartide, ma l'Antartide non fu scoperta ufficialmente fino al 1733. Cioè 200 anni dopo. Quindi come caso è possibile, ancora più sconcertante però è il fatto che l'Antartide mostra senza la sua calotta glaciale quello che l'Antartide avrebbe dovuto avere 6000 anni fa. Quindi la mappa mostra un continente che è stato trovato in futuro. Come tutto ciò sia possibile non è stato ancora spiegato correttamente. Il manoscritto Voynich è un artefatto perplesso che rimane altamente inspiegato. Il libro antico di 250 pagine è conservato presso le università di Yale, comprando una libreria rara di libri e manoscritti, ma nessuno può leggerla. Ha circa 600 anni ed è scritto in un alfabeto sconosciuto. Inoltre il libro è pieno di immagini strane, che potrebbero essere erbe medicinali o segni zodiacali, ma nessuno lo sa per certo. Il libro è semplicemente scritto in una lingua sconosciuta. Ma chi lo ha scritto? Di cosa si tratta? È una specie di codice segreto che non è stato ancora decifrato? Il manoscritto di Voynich pone una serie di domande sconcertanti, che nessuno dei quali è stato risposto ancora. Il mistero che circonda le mura di Sacsayhuaman degli antichi Incas sono triplici. Le pareti sono massicce e fatte con pietre da 200 tonnellate. Ma come hanno fatto gli antichi Incas a muovere pietre così grandi? Il secondo mistero è nella precisione delle pietre, che sono incastrate così precisamente, non puoi nemmeno infilare un pezzo di carta tra le pietre. Ma mi chiedo anch'io stesso come avrà fatto quell'antica civiltà a tagliare le pietre in modo così preciso. Ed infine, perché furono costruite le mura? Lo scopo dietro le pareti rimane un mistero inspiegabile. Le mura si trovano a Cusco, in Perù, e la costruzione delle mura è così avanzata che alcune persone hanno indicato la possibilità degli alieni. E mentre altri non sono d'accordo, nessuno è stato in grado di spiegare esattamente come un'antica civiltà fosse in grado di costruire tali muri massicci e precisi e perché li hanno costruiti in primo luogo.
Il dito gigante è stato trovato nel 1988 da Gregor Spoeri. È un dito mummificato che è stato trovato in una tomba. Spoeri ha scattato diverse foto del manufatto e poi è tornato a casa e ha condiviso le foto con gli esperti. Il dito è molto grande, ha oltre 14 pollici, cioè significa che sarebbe stato il dito di un gigante che sarebbe alto 16 piedi. Spoeri è tornato in Egitto nel 2009 per fare altre foto di questo insolito artefatto. Ma quando tornò, il dito era sparito. Gli esperti hanno verificato la foto come autentica. Quindi è la prova di questo artefatto che c'erano effettivamente giganti nell'antico Egitto. Questo strano dito gigante è stato lasciato ampiamente inspiegato. Nel deserto di Nazca, in Perù, ci sono una serie di disegni strani e molto grandi incisi nelle sabbie del deserto. I disegni di Nazca sono una serie di linee, alcune lunghe fino a 30 miglia, che rappresentano complessivamente oltre 300 diversi oggetti, animali e piante. Ci sono circa 10.000 linee che coprono 300 miglia quadrate. Le immagini, o biomorph come vengono chiamati, furono studiati per la prima volta nel 1926, quando gli aeroplani divennero popolari. Potevano essere adeguatamente studiate. Ma chi ha disegnato queste righe e come avrebbero potuto disegnare immagini grandi ed elaborate senza una vista dall'alto? Nessuno lo sa per certo, ma le linee di Nazca sono state dichiarate patrimonio dell'umanità nel 1994. Quindi gli scienziati possono continuare a studiare queste misteriose linee nel deserto del Perù. I labirinti di pietra dell'isola di Bolshoi Zajatsky hanno le più alte concentrazioni di labirinti nel mondo. Ci sono 35 labirinti neolitici e questi misteriosi artefatti sono più antichi delle piramidi. I labirinti sono noti come Babylon e ognuno è perfettamente circolare. Ma chi li ha creati e perché? La risposta a questa domanda è ancora in discussione. Alcuni scienziati ritengono che avrebbero potuto essere un antico faro, mentre altri credevano che fossero pensati come un cartello per gli inferi. Nessuno lo sa per certo e, complicare ulteriormente la questione, ci sono 850 cumuli di pietre in tutta l'isola. Esiste una connessione tra cumuli di pietre e labirinti? I babilonesi sono sconcertanti e sono ancora oggetto di studio oggi. Ma nonostante gli sforzi di ricerca, i labirinti sembrano offrire solo un labirinto di domande senza risposte. Le sfere di Klerksdorp sono un artefatto molto famoso e molto misterioso. Trovato vicino al Sudafrica, sono piccoli e di circa un pollice di diametro e sono sferici a forma di disco. Ma la cosa più sconcertante delle sfere è che sono perfettamente bilanciate. E sebbene alcuni esperti credono che siano state formate naturalmente carbonatiche, altri esperti non sono d'accordo. Quindi, come facevano le persone primitive a creare questi dischi? Alcuni scienziati hanno sostenuto che i dischi non sono stati fatti sulla Terra e che l'unico posto dove avrebbero potuto essere era nello spazio. Le sfere sono state rinvenute all'interno di Piro, dei depositi rocciosi di luce del fuoco che avevano 3 miliardi di anni. Non c'è ancora stata una spiegazione plausibile su come si sono formate queste palle di pietre dentro quelle rocce. Pochi artefatti hanno causato tanto mistero e controverse quanto le stoni di Drupe. Sono stati scoperti in una grotta nel 1938 da un professore con il suo gruppo di ricerca. La grotta si trova tra le montagne del confine di Kara-Ola con la Cina e il Tibet. Le pietre sono circolari e hanno 2 scanalature e un piccolo buco al centro.
Ci sono 716 dischi in totale di circa 12.000 anni fa. Molti scienziati hanno studiato le pietre, ma uno scienziato notevole ha trascorso 4 anni cercando di decifrare le pietre. Negli anni 50, affermando che raccontavano un'interessante storia di un veicolo spaziale che era atterrato sulla Terra. Apparentemente, secondo le pietre, le persone all'interno del veicolo spaziale hanno continuato a vivere nelle caverne. Ora, i resti di una persona specifica erano stati trovati all'interno della stessa caverna con le teste grandi e la pelle gialla. Non sono stati classificati in nessun'altra razza umana conosciuta. Quindi, alcune persone credono che gli stoni di Trope effettivamente raccontino la storia di un'invasione aliena. Ma ancora più strano è che gli scettici hanno ammesso che c'è qualcosa di strano nelle pietre. Le pietre contengono cobalto, che è molto duro, e ai popoli primitivi di quel tempo sarebbero mancati gli strumenti necessari. Inoltre, le pietre mostrano alcune prove del fatto che una persona è stata caricata elettricamente. Allora, cosa sono queste strane pietre? Nessuno ne sa per certo. Gli stoni di Trope rimangono un artefatto inspiegabile e si sono guadagnati il primo posto in questa lista delle 10 misteriosi artefatti inspiegabili. Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un commento, condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video.